Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale, le ultime in casa Napoli, calciomercato e non solo, perché andiamo a dare anche uno sguardo alle prime indiscrezioni per quanto riguarda la formazione o l'eventuale schieramento del Napoli nella prima di campionato che ci sarà domenica contro il Verona. Alcune cose che ho letto che mi stuzzicano e non poco. Fatemi sapere ovviamente la vostra qui sotto nei commenti. Iscrivetevi al canale se passate per la prima volta sotto questo video. Mi raccomando, attivando la campanellina, passaggio importantissimo per restare aggiornati cronologicamente su tutto ciò che succede sul canale stesso. E partiamo proprio da lì perché è una situazione che mi stuzzica a livello tattico verso Verona-Napoli. I dubbi di formazione sono ben pochi, anche perché non è che abbiamo acquistato 5, 6, 7 calciatori nell'ultima settimana, quindi in attacco pochi dubbi, Politano, Raspadori, Quara. La cosa che mi interessa però e che sto leggendo è che Olivera verrà schierato come centrale di sinistra, Buongiorno ripassa al centro, Rachmani a destra e Di Lorenzo dovrebbe fare il quarto a destra di centrocampo, sedendo ovviamente Mazzocchi, che dovrebbe essere poi l'alternativa, il dualismo di tutto il campionato, perché Di Lorenzo come centrale di destra vicino a Rachmani per me non rende. Poi sarà una mia opinione, io l'ho visto anche con l'Italia quando Spalletti provò a schierarsi a tre e Di Lorenzo secondo me non è tanto adatto a fare il centrale di destra, perché il termine braccetto viene consumato e mi sta dando quasi fastidio. Quindi centrale difensivo di destra, quindi la linea difensiva dovrebbe essere Rachmani, Buongiorno e Olivera, che sicuramente è la scommessa da vincere, perché altrimenti siamo corti, ecco, a livello di organico sulla linea di difesa, avendo ceduto anche Nathan. Questa era la cosa che mi stuzzicava, perché se andiamo a riguardare un attimo le amichevoli precampionato, al di là che era calcio d'agosto e precampionato e quant'altro, quando abbiamo imbarcato in campo aperto e ci siamo trovati troppo sbilanciati, abbiamo subito i 3 contro 3, i 2 contro 2, quando Buongiorno ha giocato al centro ci siamo mossi molto bene anche in un 3 contro 3, invece quando l'abbiamo trovato a sinistra diciamo che le preventive sono state fatte un tantino in maniera poco sufficiente, vai, mettiamolo così, e quindi la squadra avversaria si rendeva molto più pericolosa. Buongiorno è stato acquistato per fare il centrale al centro, centrale di difesa, senza a sinistra, senza a destra, senza adattare proprio niente, quindi ottimo così. Vedremo poi a ridosso della partita se ci saranno ulteriori sviluppi di formazione, saremo qui ovviamente al passo con i tempi del Napoli. La situazione Olivera come centrale di sinistra ovviamente deve essere una scommessa che non si può perdere, anche perché Nathan, come abbiamo visto, è a Siviglia e sarà un calciatore del Betis, prestito ad 1 milione con 8 milioni a quanto leggo il riscatto, chi dice 9, chi dice 8, chi dice 7, comunque siamo lì, 8 milioni o giù di lì il riscatto, e quindi calcolando anche che il Napoli, a detta di Chiariello in una sua uscita in radio, per l'ammortamento dei cartellini, il Napoli nel primo anno fa un 40% di ammortamento, nel secondo il 30% e poi a scalare, diciamo che negli 8-9 milioni complessivi hai fatto anche un tantino di plusvalenza. Poi mi auguro che Nathan spacchi in quel di Siviglia, non sono uno che porta rancore e dice ah, è andato via da Napoli, l'abbiamo perso, è un pacco, assolutamente no. La situazione Nathan è una conseguenza naturale delle cose, perché Juan Jesus non lo vuole nessuno e quindi era il calciatore che poteva aver mercato. Juan Jesus non se lo cura nemmeno una squadra di Serie C, e quindi per liberare gli slot c'era solo Nathan da poter piazzare e il Napoli l'ha fatto. Ulteriori sviluppi per quanto riguarda la situazione Cajuste. Ieri si parlava dell'Ipswich, ma a quanto pare quest'oggi si è aggiunto anche l'Everton. Per ciò che leggiamo dovrebbe essere un viaggio di solo andata per Cajuste, che a quanto pare è già in Inghilterra un'altra volta e non dovrebbe ritornare come è stata
comunque la situazione Caiust, Brescianini e quant'altro, e il mattino si sbilancia sul punto generale del calciomercato del Napoli e scrive così: David Neres è a un passo dal Napoli, ma anche Billy Gilmour dopo la missione inglese del DS Manna. Il Napoli ha convinto il Brighton sulla formula del prestito con obbligo di riscatto, secondo quanto riferisce il mattino. Non sono parole mie, quindi, perché non ho il patentino da giornalista, l'ho scritto anche ieri nei commenti, ma riporto notizie che ci fanno sapere, esprimendo la mia semplice opinione e ovviamente confrontandoci nella sezione commenti, perché questo canale è tra i pochi dove ci si può confrontare nella sezione commenti e rispondo praticamente a tutti. Dicevamo, secondo quanto riferisce il mattino, salvo sorprese, potrebbe essere già domani la giornata delle visite mediche a Roma. Parliamo di Gilmour in questo caso. Fino a qui tutto sembra procedere senza intoppi, mentre la pista McTominay del Manchester United per ora c'è l'apertura degli intermediari che hanno incontrato il DS azzurro e aperto al trasferimento. Hanno aperto al colloquio, ma nessun trasferimento. Andiamoci piano, perché è un'operazione che non credo si possa fare in tempo zero, nel caso poi dovesse concludersi. Ovviamente il tema centrale del Blitz, del DS Manna in Inghilterra, è stato Lukaku Osimhen. Prendiamo un attimo di fiato, perché questa situazione va presa con le pinze. Allora, a quanto si legge, Osimhen ha dato la parola al Paris Saint-Germain e non ne vorrebbe sentire di andare a giocare in Inghilterra, e ovviamente il Napoli, visto che il centravanti lo deve prendere dal Chelsea, solo con l'Inghilterra puoi trattare, quindi o questo o il rischio di tenerlo fuori rosa in tribuna e pagargli tutto l'ingaggio. Situazione che assolutamente non mi auguro per il Napoli e nemmeno per l'armonia che potrebbe andare, diciamo, ad intaccarsi nello spogliatoio, e quindi auguriamoci che poi Osi accetti il Chelsea e che Lukaku venga a Napoli. Comunque le ultime che possiamo leggere sono queste: la trattativa Lukaku-Osimhen non si è raffreddata, ma lo scambio non piace al nigeriano, che ha un accordo con il Paris Saint-Germain e non vuole rimangiarselo, anzi si legge ha proprio puntato i piedi per terra. Ai ai ai, ai ai ai. L'ipotesi di lavoro è Lukaku, Casadei e 50 milioni per Osimhen, oppure senza Casadei, scambio e conguaglio a 70 milioni, in alternativa 25-30 milioni solo per prendere Lukaku e tenerti comunque Osimhen sul groppone fino al 30 di agosto, perché il mercato chiude il 30 di agosto alle ore 24 e non il 31 quest'anno. Quindi situazione snodo fondamentale questo in casa Napoli. Io diciamo che sarei d'accordo sia all'operazione Lukaku, Casadei e 50 milioni di conguaglio per Osimhen, perché tanto Casadei una ventina di milioni gli puoi fare la valutazione, oppure i 70 milioni senza contropartita tecnica, 70 milioni Osi lì e Lukaku ovviamente a Napoli. Operazione da scartare per ciò che ho detto poc'anzi: 25-30 milioni, porti Lukaku e ti tieni Osi sul groppone, perché poi in quella circostanza potrebbe puntare ancora di più i piedi per terra ed ha il coltello dalla parte del manico, perché ci siamo fatti prendere per la gola. Non c'è niente da fare, più va avanti la situazione e più mi incazzo. C'era una notizia ieri, una dichiarazione di Pistocchi che faceva un parallelo anche con la situazione Cop Manners, Atalanta-Juve. I giocatori dovrebbero portare rispetto alle società e ai tifosi, perché alla fine dei conti questa situazione Osimhen manca di rispetto in primis alla società, e non voglio dire in secondo piano, perché manca di rispetto assolutamente a noi tifosi. La società che ti ha fatto diventare grande, ti ha preso dal calcio francese, hai vinto uno scudetto a Napoli, per amor di Dio, da protagonista, però il renderti protagonista è dovuto anche al fatto che c'è stato
l'allenatore che ti ha messo in condizione di far gol e i compagni che ti hanno messo in condizione di buttare le porte a terra, e ovviamente sei diventato, tra virgolette, una delle stelle, mettiamola così, del Napoli scudettato, pur avendo questi lati caratteriali da gestire. Non dimentichiamoli i lati caratteriali, perché anche nella preparazione pre-scudetto, in quel di Castel di Sangro, se non vado errato era Castel di Sangro, Spalletti lo mandò a fare la doccia per ben 2 volte ad allenamenti in corso, sempre perché si girava in maniera, tra virgolette, un tantino maleducata, non gliene va mai una buona, e quindi il lato caratteriale non è assolutamente da sottovalutare e lo sappiamo. Poi che lui voglia puntare i piedi per terra perché ha una parola col Paris Saint-Germain, io allargo un attimo questa situazione e concludo. Io non credo che sia solo, diciamo, Osi che punti i piedi per terra, ma molto probabilmente ci deve essere per forza qualche regalino per il procuratore. Ecco perché è probabile che si voglia scegliere più il Paris Saint-Germain e arrivare a fine mercato agli sgoccioli per poi piazzare, diciamo, piazzare il calciatore, è perché molto probabilmente Calenda ha qualcosa di promesso, che altrimenti non si spiega. Noi leggemmo, credo un mesetto fa, quando si parlava, il Paris Saint-Germain si è affacciato, 70-80 milioni la contropartita, non la contropartita, deve partire questo e deve partire quell'altro. Però leggemmo allora che comunque c'era una cospicua commissione per il procuratore di Osimhen, quindi secondo me, non voglio dire 50 e 50, ma un 60 e 40 tra Osimhen e il procuratore, perché la trattativa non decolla. Probabile, è probabile, non voglio dire che è sicuro, perché ovviamente non sto all'interno della trattativa, non sono né il procuratore né tantomeno uno dei presidenti delle due società, però più andiamo avanti, più si impunta per non voler andare al Chelsea, e se faccio 1 più 1 alla matematica non si sfugge, quindi credo che non sia una decisione prettamente e solo del calciatore. Farà male al Napoli? Sicuramente farà male al Napoli, sta facendo male al Napoli, ha fatto male al Napoli in tutta questa tranche di calciomercato, perché se si fosse chiusa molto prima, ad oggi avevamo un Napoli Conte, avrebbe avuto un Napoli abbastanza al completo per quello che voleva. Ne prendiamo atto e dobbiamo però imparare qualcosina da queste situazioni, perché sbagliando è vero che si impara. Tornare a fare cappellate del genere e quel rinnovo che poi è stato un cappio alla gola, si è rivelato un cappio alla gola inevitabilmente, dobbiamo risparmiarcelo con altri calciatori, visto che nell'anno dopo lo scudetto si presentò la rabbia, 140, 150, De Laurentiis non lo diede via, no, servono 200 milioni, ad oggi ci troviamo comunque a doverlo assolutamente svendere, perché svendere per quanto riguarda il mercato, perché per me, lo sapete benissimo, chi è iscritto da tanto tempo sul canale, dal punto di vista tecnico, Osimhen non è che vale 150 milioni, capiamoci. Per me era, per quello che scoprimmo a Napoli subito dopo averlo acquistato, erano tanti anche i soldi che spendemmo nel portarlo a Napoli. Detto questo, ovviamente le valutazioni le fa il mercato e le caratteristiche del giocatore talvolta passano anche un tantino in secondo piano, ma è una situazione che va assolutamente risolta, e se avessi avuto un tantino di lungimiranza, forse nella stagione post scudetto lo potevi anche vendere. È vero che poi sono consapevole al 100% che in quella situazione vendevi Osimhen e ti ritrovavi tutta la piazza contro, con
sicuramente tutta la tifoseria, l'hai venduto, pensi sulle sordi e pensi solo a questo e pensi solo a quell'altro. Io che sono stato sempre equilibrato nel giudicare la società del Napoli e il presidente in primis, ovviamente col senno di poi era meglio venderlo allora e diciamo tenere botta poi alla rivoluzione, tra virgolette, della piazza che avresti placato poi facendo mercato sicuramente con i soldi del nigeriano. Quando si presenta una situazione del genere, o se dovesse ripresentarsi una situazione del genere, non è il caso di fare questi rinnovi stratosferici con clausole a meno che non ti trovi davanti uomini diversi. Perché qui parliamo anche di uomini diversi, perché una trattativa di mercato del genere con un rinnovo fatto in quel di febbraio, forse con uomini un tantino diversi, sarebbe andata già in porto invece di impuntarsi e mettere i piedi ben saldi per terra nel non voler andare qui rifiutando Tizio, Caio e Sembrono, voglio andare solo lì facendo, tra virgolette, i capricci, non va assolutamente bene. Detto questo, queste erano le ultime di mercato, ma mi interessava, al di là del mercato, come ho detto all'inizio del video, più che altro questo schieramento in vista di Verona e finalmente questo Olivera che, schierato da centrale di sinistra, deve assolutamente essere una scommessa vinta, deve diventare la scommessa vinta di quest'anno, perché poi cedendo pezzi in difesa, come ho detto prima, va a finire che resti pure un tantino corto. Vedremo poi cosa succederà nei prossimi giorni per la situazione in Gong, Folo Ruscio che non dovrebbe partire addirittura per Verona e c'è la Lazio sul calciatore, a quanto si legge sta cercando casa a Roma, giornalai ovviamente che dicono sta cercando casa a Roma, però è una piazza che piace al calciatore, c'è già stato in gioventù e quindi potrebbe anche decollare l'operazione, sempre se lo Tito metta un tantino mano al portafogli, perché di lì c'è una tasca sempre chiusa e sempre al ribasso quando vuole acquistare. Sempre Forza Napoli, cari ragazzi, dimenticavo, e lo dico alla fine del video e mi auguro che qualcuno arrivi alla fine per prendersi questi auguri di buon Ferragosto. Non sono abituato vivendo in Olanda perché lì il Ferragosto non si festeggia, non è una data ovviamente da festeggiare. Buon Ferragosto a tutti, sempre Forza Napoli, ci vediamo nel prossimo video. Ciao!